c'è la variante, prendendo questo sentiero qua, che è un tratto del cammino di Gagliano, arriviamo prima al Gagliano del Mugello, poi arriviamo a Bosco dei Frati, che è il convento francescano, poi a San Piero Sieve. E noi, Sentieri dell'Infinito, ecco, ho sentito che era segnato così. E poi noi da San Piero Sieve continueremo per Tagliaferro. Guarda che bella giornata, noi si cammina e voi perché non vi iscrivete al canale? Su, è anche gratis, aiutateci a farlo crescere. La variante è segnata come sentiero dell'infinito, come vedete il simbolo. Per ora è in discesa, è larga, è agevole. Forse smette di piovere anche se tira un vento micidiale che scuote le foglie e fa volare le gocce d'acqua. Abbiamo tutti i simboli, quello sopra il bollo blu del sentiero blu, poi il sentiero di Gagliano, i sentieri dell'infinito e continuando la via degli dei da Bologna a Firenze, variante Bosco ai Frati, per cui siamo sulla strada giusta. No, ma quella radura là è a forma di cuore. È una radura innamorata. È una radura innamorata. Verso Gagliano, dove ci aspetta il bar. Sì, sentitela, povera bimba. È giunto anche il cartello di Ipovia Pegaso. Noi Ipovia l'abbiamo fatta sul cammino dei Navicelli a Pian di Rota. Ipovia Pegaso, il simbolo giustamente è una tigre. No, penso che l'abbiamo appiccicato dopo con un adesivo dei burloni. Anche là c'è un altro Ipovia Pegaso con sulla tigre, ma penso sia qualcosa messo da altri. Non... Il temporale si sta allontanando, spero che non sia invece un altro che sta arrivando. E noi stiamo scendendo a Gagliano e poi da lì andremo al convento di Bosco ai Frati. Guardate che bello panorama, laggiù c'è il lago di Bilancino, è una piacevole discesa adesso, poi entreremo nel borgo di Gagliano e poi dopo ritorneremo su sterrata per andare al borgo, al convento ai Frati. Seguendo la fila di cipressi allineati si arriva a Gagliano. Ci hanno detto che in questa zona sono stati girati filmati usati per la promozione turistica del Mugello. In effetti non è male, è il lago di Bilancino che è là, i cipressi. Adesso andiamo per questa bella stradina dritta che va giù in paese, con gli ulivi, bordata di ulivi. Ha smesso di piovere, si è quasi calmato il vento, sta salendo un'afa micidiale. Infatti ci siamo già spogliati tutti, siamo tornati in maglietta. Benvenuti a Gagliano, questa volta ci sarà il mio brutto muso perché Giulia ha avuto un piccolo contrattempo. Io ancora peggio. Con una roccia appuntita. Maledetta. Quello è Gagliano, con il lago di Bilancino, noi adesso si scende e si va al bar. Via. Via. Siamo a Gagliano Mugello e questa è la sua quercia secolare. Può essere grande. Gagliano. Qui dovrebbe esserci la pieve e poi adesso prendiamo per Bosco ai Frati. La stazione pubblica di Monta Taurina. Se uno ha una vacca da far montare c'è la stazione pubblica. E niente, noi siamo sulla variante Bosco ai Frati, quella bassa. In realtà c'è anche quella alta che passa sul crinale. Forse sarebbe convenuto fare quell'altra, è un po' più faticoso salire, ma vabbè, ormai siamo qui, vediamo un po'. Vedete un attimo fa sotto questo segnavia del cammino di Gagliano c'era un gallo che è scappato di là.
Sono il creatore di galli. Ecco là, si sta entrando adesso A casa sua. a casa sua. Da qua si vede bene il lago di Bilancino. Che dici? Facciamo una scappata giù al lago? Non risponde. Finalmente termina l'asfalto, perché altrimenti non avrebbe avuto senso fare questa deviazione che serve per non fare l'asfalto del percorso ufficiale. Ok, adesso sterrata fino al convento di Bosco ai Frati. Sotto si vede anche un altro laghetto. Deve essere una bella zona questa. Però non c'è ombra. Io ho capito che fosse all'ombra questo percorso. Il laghetto. E poi un po' d'ombra c'è, dipende dalla posizione del sole. Quella è la chiesa di San Michele a Lucignano. Se fate la variante alta della variante, la doppia variante, ci passate e la potete vedere. Noi abbiamo scelto quella bassa e troppo tardi ci siamo resi conto che non ci saremmo passati. E ora andiamo verso il convento. È arrivata anche l'ombra, però non so quanto durerà. Noi lì dobbiamo girare a sinistra per andare al convento. Gli ultimi 500 metri prima del convento sono su asfalto, però sono anche all'ombra, per cui non ci lamentiamo, perché è uscito una calura. Ecco il convento di Bosco ai Frati. Caso di rompere le scatole. Dopo il convento siamo di nuovo nel bosco, questa volta completamente all'ombra e nella natura. Oh, meno male. Insomma, allunga un po', però è carina come variante. Ci voleva una passeggiata nel bosco all'ombra, che siamo stanchi, però così la sentiamo meno la stanchezza rispetto a fare il pezzo di asfalto diretto da Sant'Agata a San Piero a Sieve. Oh, bel paesaggio. È possibile che in alto ci sia la Fortezza Medicea? Lo scopriremo presto. La Fortezza Medicea di San Martino sopra San Piero Sieve. Mamma mia, non ho più fiato. Una bella sfacchinata la salita. Ed ecco qua la Fortezza Medicea, che in effetti assomiglia un po' alla fortezza vecchia di Livorno come stato di conservazione, con i bastioni che si stanno sfaldando. Guardate lì la crepa. Ancora un po' ci passa una persona per entrare all'interno. Ora dobbiamo girare intorno per metà della fortezza e poi saremo di nuovo sul percorso della Via degli Dei. Questa è una delle fortezze medicee più grandi. Forse potevo paragonarla alla Fortezza Nuova di Livorno, non so, come dimensioni. Cioè, è molto più grande rispetto alla Fortezza Vecchia, questo di sicuro. Insomma, siamo nel verde, però siamo anche in pieno sole. Quindi dopo la fortezza ci stiamo dirigendo verso Tagliaferro, ancora 5 km e mezzo. Non vorrei sbagliarmi, ma noi adesso dobbiamo salire alla Villa Medicea che c'era in alto, bisogna che sia il Trebbio, dove se in alto c'è una fontanella dell'acqua.
La salita al Trebbio fatta col sole è massacrante, la villa è là, guardate. Però d'altra parte l'abbiamo fatta oggi per non dover fare domani mattina e sommarla al resto della strada. Che belli i cipressi. Oh signore, un'altra salita. Questa fontanella si fa proprio desiderare. Siamo arrivati in cima al Trebbio. Queste sono le mura della villa medicea e sto a cercare la fontanella. La villa medicea con la torre e sotto metteranno le cascine dei tavoli, non so. Oh, siamo saliti, siamo scesi e siamo risaliti. Siamo a 3 km dall'arrivo a Tagliaferro. Aree di sosta interessanti. Comunque dal Trebbio a qui abbiamo trovato 3 fontane. Una non abbiamo bevuto perché non sapevamo, probabilmente era buona ed era anche la più fresca, però le altre 2 invece sì, erano potabili. Meno male perché fa un caldo micidiale. E ora siamo a 2,5 km da Tagliaferro. Tagliaferro, ora dobbiamo solo trovare la casetta cantoniera. Siamo arrivati, sperando che non sia davvero una casa cantoniera. No, no, sosta la cantoniera, B&B, eccoci qua. Sulla via degli dei.